Ciao a tutti, cari amici, e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Siamo felici di ritrovarvi, perché oggi apriamo un capitolo che ha acceso conversazioni infinite tra fan, addetti ai lavori e curiosi del dietro le quinte. Un argomento che, più scaviamo, più si rivela stratificato e sorprendente. Sì, avete letto bene dal titolo. Parliamo di ciò che sta succedendo tra Cenk Torun e Mahsine Merabet. Due nomi amatissimi, due percorsi che si sono intrecciati sul set e nella vita privata, e una scia di voci che merita di essere analizzata con calma, lucidità e un pizzico di cuore. Se amate le soap, i drammi e quel brivido che solo il mondo dello spettacolo sa regalare, siete nel posto giusto. Prima di immergerci, ricordate di iscrivervi al canale. Ci aiutate a continuare a raccontarvi storie esclusive, e non perderete nessuna delle prossime rivelazioni. Cominciamo dal principio. Negli ultimi tempi i nomi di Cenk Torun e Mahsine Merabet sono rimbalzati ovunque. In prima pagina sulle riviste di settore, tra i commenti più caldi su Instagram, nei forum di fan sparsi tra Turchia, Italia e Nord Africa. Sul tavolo sono finite ipotesi di ogni tipo, attriti professionali, stanchezza dovuta ai ritmi frenetici, fino a insinuazioni sul loro equilibrio personale. La cosa curiosa è che, come spesso accade, il confine fra realtà e fantasia si è fatto sottile. Ed è qui che vogliamo intervenire, separare le suggestioni dai fatti, rimettere in fila le versioni circolate e capire cosa abbia innescato davvero tutto questo rumore attorno a due interpreti tanto seguiti quanto esigenti con se stessi. Parliamo di Cenk Torun, volto che ha segnato un'epoca e che ha attraversato con eleganza varie stagioni della televisione, e di Mahsine Merabet, arrivata come una ventata di novità e finita in un attimo al centro della scena. Lavorano in un settore in cui l'attenzione non si spegne mai, in cui un gesto, un like, un sussurro possono diventare un caso. A quanto pare, la scintilla della discussione sarebbe nata attorno a divergenze e situazioni tese, percepite da chi ha l'occhio allenato a leggere i microsegnali di un set vivo e competitivo. Si è parlato di cambi di cast, di momenti di frizione, persino di pressioni esterne. Ma quanto c'è di concreto in tutto questo? Per capire, bisogna guardare il contesto. Entrambi hanno calcato set importanti, affrontando responsabilità crescenti. Per Mahsine, l'ascesa è stata rapidissima, il che ha portato con sé un'esposizione mediatica imponente e un carico di aspettative a volte difficile da gestire. Cenk, con la sua esperienza, ha sempre dato l'impressione di muoversi con prudenza, affidandosi al lavoro più che alle parole. Il fatto che i due abbiano condiviso spazio creativo, set e riflettori ha inevitabilmente alimentato paragoni, tensioni percepite, interpretazioni che sfuggono al controllo di chi le vive. Le prime voci, quelle che hanno messo in moto tutto, parlavano di differenze creative su come impostare alcune scene chiave, su come leggere il non detto dei loro personaggi, su inquadrature e tempi. Poi, con il passare delle settimane, la narrazione si è allargata e ha inglobato il resto. Presunti problemi di compatibilità sul set, scelte organizzative che avrebbero aumentato la pressione, e il sospetto che le tensioni avessero oltrepassato il recinto professionale per scivolare in quello privato. È stata soprattutto questa ipotesi a incendiare i commenti. Uno degli elementi più citati è stato il distacco apparente tra Cenk Torun e Mahsine Merabet durante alcuni eventi pubblici e nella loro attività sui social. Fan attentissimi hanno notato meno interazioni, meno sorrisi condivisi, e quell'ombra di imbarazzo che si percepisce anche in foto perfette. Da qui, la domanda: c'è stata una rottura? Si è affacciata una rivalità sotterranea? Oppure hanno semplicemente scelto di non esporre più del necessario il loro mondo privato? Il fatto che manchino dichiarazioni congiunte e che i portavoce abbiano usato risposte prudenti ha alimentato ancor di più la curiosità. Non è mancato chi ha tirato in ballo terze persone, amici con opinioni forti, partner lavorativi decisi, registi e produttori che, nel tentativo di proteggere il ritmo di lavoro, avrebbero involontariamente irrigidito le dinamiche. In un ecosistema così interconnesso, è naturale che le relazioni personali influenzino le scelte professionali, e viceversa. Ma fin dove si sono spinte queste interferenze? E quanto di ciò che si racconta nasce da piccole incomprensioni trasformate in valanghe? Per fare chiarezza, abbiamo incrociato tutto ciò che era possibile, dichiarazioni dirette e indirette, ciò che è tracciabile dalle interviste, le stories di amici, i dettagli nelle foto di backstage,
e le ricostruzioni più attendibili della stampa turca e internazionale. Una versione, fra le più accreditate, sostiene che sì, ci sarebbe stato un diverbio significativo, tale da incrinare per un periodo la loro alchimia professionale. Si parla di giornate di riprese in cui le letture dei personaggi non collimavano, di tempi diversi nel prepararsi emotivamente a una scena, di un confronto acceso su chi dovesse guidare il tono di una sequenza. Differenze che, quando si sommano, possono creare elettricità nell'aria. Quello che stupisce, in questo racconto, è la presunta profondità della frattura, come se la spinta emotiva avesse oltrepassato l'argine della finzione. Dall'altra parte, però, c'è una lettura opposta. Sarebbe tutto esagerato, amplificato dal chiacchiericcio. Nel nostro ambiente, lo sappiamo, basta un'assenza in una diretta, un like mancato o un invito annullato per generare un caso montato. Forse, semplicemente, Cenk e Massine hanno caratteri diversi, modi diversi di proteggere la propria energia, e preferiscono mantenere una distanza rispettosa fuori dal set. Ci sono attori che, per scelta, dividono in modo netto l'intimità dal lavoro. Ed è legittimo. La verità, probabilmente, si situa nel mezzo. Potrebbe esserci stato un dissapore reale, magari nato da un'incomprensione, che ha creato attrito all'inizio. Ma l'eco mediatica lo ha ingigantito, spingendolo fuori scala rispetto alla sua reale portata. La narrazione collettiva, quando trova un gancio emotivo, tende a trasformare un episodio in saga. E così una normale differenza di vedute diventa una presunta crisi. Abbiamo seguito anche le dichiarazioni più recenti. In una conversazione a cuore aperto, Massine Merabet ha ricordato quanto per lei contino la disciplina e il rispetto del set, ha parlato di concentrazione, di ascolto, di quanto la priorità resti l'opera e il pubblico. Non ha nominato direttamente le chiacchiere su Cenk, ma il messaggio era chiaro, non farsi distrarre dalle onde di superficie. Cenk Torun, coerente con il suo profilo, è stato ancora più scarno nelle parole. Poche frasi per dire che sta lavorando a progetti che lo entusiasmano e che il resto non lo interessa. Un silenzio che per alcuni è carburante per nuovi dubbi, ma che può anche essere letto come scelta di maturità per togliere ossigeno alla polemica e preservare ciò che conta davvero. E allora, cosa possiamo concludere? Un verdetto ufficiale non c'è, perché né Cenk Torun né Massine Merabet hanno voluto etichettare gli eventi. Possiamo però soppesare con onestà gli elementi a disposizione. L'ipotesi più ragionevole è che ci sia stato un passaggio complicato, uno scarto tra intenzioni e risultati, un punto in cui le sensibilità non hanno coinciso. Nulla di irreparabile, nulla che spieghi da solo la costruzione di un caso enorme. L'industria dello spettacolo ha fame di storie forti, e spesso quello che vediamo proiettato come uno scandalo è, alla base, un malinteso o una divergenza che, in un contesto meno osservato, si sarebbe risolta con un caffè e una stretta di mano. C'è un altro dettaglio da non trascurare, le pressioni esterne. Quando una coppia amata condivide anche il lavoro, il rischio di sovrapporre i piani è altissimo. Quello che è un normale confronto creativo può essere letto come scontro personale, e ciò che è un momento privato di fatica può sembrare una prova di crisi professionale. In questo senso, la scelta di trattenere parole e di non alimentare il flusso delle notizie può essere stata la più saggia. Meno si dice quando il clima è incandescente, più è facile che la tempesta si esaurisca. Eppure, fra le righe, qualcosa emerge. Chi ha assistito da vicino a certe giornate racconta di rigore, di concentrazione, di prove fatte e rifatte finché tutto non cadeva al suo posto. Se davvero qualcosa si è incrinato, lo ha fatto nel momento in cui la posta in gioco era alta. È umano. È realistico. È anche parte del mestiere. E qui sta forse la chiave. Accettare che gli artisti, pur ammirati, vivano curve e controcurve emotive, e che non tutto ciò che è complesso debba diventare un dramma pubblico. Resta la domanda che i fan continuano a ripetere. Sono ancora uniti? Collaboreranno di nuovo? A giudicare dai segnali più recenti, la loro priorità è continuare a lavorare bene, senza offrire questi temi come spettacolo a gratis. Nessuna scelta di rottura annunciata, nessuna guerra di dichiarazioni, nessuna porta sbattuta. Solo quella riservatezza che a molti sembra freddezza, ma che a volte è la forma più elegante di protezione. In definitiva, abbiamo ripercorso le tappe delle voci intorno a Cenk Torun e Massine Merabet, dalle presunte differenze creative alla possibilità di tensioni personali,
passando per la scarsa interazione pubblica e per le risposte prudenti dei loro rappresentanti. Abbiamo considerato letture opposte, cercando un punto di equilibrio. E quello che ne esce è l'idea di una storia probabilmente ingrandita dal rumore circostante. Se c'è stato un nodo difficile da sciogliere, non ha l'aria della catastrofe. Piuttosto, assomiglia a quelle increspature che segnano anche i legami migliori e che, con il tempo, si appianano. Noi continueremo a osservare con attenzione, senza trasformare i sussurri in verità. Perché quello che conta, alla fine, sono i progetti che vedremo sullo schermo e l'emozione che sapranno darci. Magari proprio grazie a quella tensione che, quando è incanalata, può rendere un'interpretazione più potente. E chissà che questa fase non diventi, per entrambi, il seme di un capitolo nuovo, più consapevole e ancora più luminoso. Siamo arrivati alla fine del nostro approfondimento di oggi. Grazie di essere rimasti con noi fino all'ultimo minuto. Il vostro sostegno ci spinge a cercare ogni giorno nuove storie da raccontarvi, con cura e rispetto. Diteci cosa ne pensate. Credete che i rumor siano fumo senza arrosto, o che da qualche parte alberghi un briciolo di verità? Scrivetecelo nei commenti, li leggiamo e rispondiamo, perché questa conversazione ha senso solo se la viviamo insieme. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama il retroscena del mondo delle serie e, soprattutto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate per non perdere le prossime puntate. A prestissimo!